Ciao, mi chiamo Alfredo, ho 55 anni, faccio l'editore musicale, sono di Milano e sono un appassionato di Zundab da strada, ne ho 4, KS come vengono nominati, ho un 72 cromato, poi ho questo 75 rosso-nero, poi ho questo ad acqua, prima serie ad acqua verde ramarro e poi ho un grigio classico, quello dei paninari, sempre raffreddato ad acqua col fanale rettangolare. La mia passione parte dai 16 anni, o meglio 17, perché avevo prima un SVM da regolarità con cui ho fatto 2 o 3 gare, ma ero veramente scarso. Allora venni dai signori Perere, chiesi di prendermi dentro in permuto all'SVM, naturalmente il Gianni, che non mi trattava mai bene, che è il papà di Roberto, mio caro amico, non me lo prese dentro e dovetti andare da Tio Pepe a Sesto San Giovanni, il quale, come disse lui, mi sposò, perché disse che il nostro era un matrimonio indissolubile, mi prese dentro l'SVM e mi vendette un KS come questo, 125 Sport, che era denominato sia ai tempi che oggi rosso-nero per via del colore del serbatoio, del telaio e delle sovrastrutture. Praticamente si può definire anche come l'ultimo modello raffreddato ad aria. Il KS era nuovo quando lo comprai, perché appunto essendo Tio Pepe un subconcessionario, un agente, non so come si possa definire, di Perere, me lo vendette nuovo in cambio e con una differenza di quell'SVM. E poi nel tempo, siccome andava di moda, prima ancora dei paninari, che vennero qualche anno dopo, 6 o 7 anni dopo, andava di moda fare le gare tra i KSisti che stavano cominciando a fiorire, e la moda era quella di fare le gare alle curve gemelle del parco Sempione. Allora tutti cominciarono a modificarle, tra cui io cominciai a mettere il manubrio basso Tommaselli, poi la sella bassa col codino fatta dai Perere, poi ho cominciato a mettere i cerchi in alluminio Borrani, poi le pedane arretrate da Menani, poi la feci azzurra, poi gli montai il 28, poi gli misi il 4 Ganascia davanti, era diventata una mini moto da GP, con prestazioni un pochino più importanti di quell'altra, perché appunto l'unico cambiamento che feci fu il carburatore classico 27 Bing a ghiera con un 28 e un pochino di elaborazione al cilindro e ai travasi, tutto qui. Quindi più estetico che meccanico alla fine, a parte il freno a tamburo a 4 ganasci. Nel 76 credo che a Milano la moda Zundab fosse già esplosa da un paio d'anni o anche 3 almeno, per quel che riguardava i KS. E il tutto poi era stato appunto suffragato e reso ancora più interessante da una mitica prova che il motociclismo fece, una comparativa tra tutti i 125 dell'epoca, trattasi appunto di 2 o 3 anni prima, 73 mi sembra, in cui la Zundab risultò stravincitrice, per cui un po' questo aveva fatto alzare le orecchie ai ragazzini dell'epoca, un po' che a Milano Perere era molto in voga, importante, anche per il fuoristrada. Questo ha fatto sì che per chi nasceva e viveva a Milano poteva essere interessante avere una Zundab che altre moto, oltre al fatto che appunto era la più performante in generale. Altre moto del periodo interessanti erano veramente poche e al di sotto. Una poteva essere il Benelli 2 cilindri 125, qualche amico mio aveva il Malanca bicilindrico ma rarissimo, le italiane erano praticamente sparite perché erano 4 tempi, le Guzzi e le Gilera intendo dire, per queste due qui, Benelli e Malanca, sono anch'esse italiane, e un paio di altri miei amici avevano l'Hercules 125 che però aveva le ruote da 17 invece che da 18, quindi un pochino più raccolta e meno moto di quanto non lo fosse poi in realtà la Zundab, quindi decisamente la migliore, e per cui era anche utile per rimorchiare le fanciulle, quindi era il massimo. Le ragazze erano attirate sicuramente dal fatto che se avevi questa moto eri un figo omicidiale, cioè primo perché ti piaceva quel tipo di moto, quindi eri alla moda. Secondo, costava cara, quindi voleva dire che avevi anche i soldi per la pizza e la Coca-Cola anche per lei, che non era male, e per la discoteca. Terzo, non si scottavano le gambe, perché marmitta bassa, ovviamente da strada, questo succedeva anche con le altre moto, però non aveva l'appeal
dei primi due punti che vi ho appena raccontato. E quindi questo è il vantaggio di avere una Zundap rispetto alle altre, era il vantaggio di avere una Zundap rispetto alle altre moto. Parlando invece del KS verde, a me aveva sempre affascinato perché praticamente nel periodo in cui io avevo il mio, già poco dopo, un anno dopo, poco meno di un anno dopo, uscì questo modello che era, fu un po' lo spartiacque perché era il primo raffreddato ad acqua, col freno a disco, i cerchi a raggi, insomma a razze, piuttosto che gli usuali a raggi, e quindi era un pochino il sogno di tutti i ragazzi. Ai tempi non ho potuto averlo anche perché poi vennero i 18 anni, cambiarono i gusti, vennero le macchine, eccetera, eccetera. Mi era rimasto nel cuore ed è stato particolarmente difficile trovarlo perché è stato in produzione pochissimo tempo, soppiantato poi dal classico modello dei paninari col fanale quadrato rettangolare degli fine anni 70, primissimo 80. Quindi averlo ritrovato oggi, grazie sempre a Roberto Perere che mi ha indicato un collezionista che ce l'aveva, siamo riusciti a recuperarlo non in buone condizioni, seppur completo, e riuscendo a mantenerlo praticamente conservato l'abbiamo ripristinato come in origine. Con qualche lavoro, ma neanche una cosa eccessiva. L'unica roba divertente è che ci fu spacciato come 175, quindi raro tra i rari, perché sulla fiancatina c'era scritto 175. Ci siamo cascati entrambi, poi aprendo il motore ci siamo accorti che era un banalissimo 125. Banalissimo come cilindrata, ripeto, ma non come modello, perché non se ne trovano più, un po' come ai tempi, poca produzione e quindi poche moto. Avere un KS oggi è vivere un ricordo importante di un pezzo della propria vita che ha ovviamente segnato tutta la tua giovinezza, per cui sono i ricordi più belli, più vivi, quelli che vorresti non finissero mai, no? E in più usabile ancora oggi, utilizzabile tranquillamente, si possono fare raduni, viaggi. Anzi, a proposito di viaggi, proprio quando avevo 16 anni, con 4 amici, che non vi sto a raccontare chi sono, anche se potrei farlo e tirarli in mezzo, partimmo per un mitico Milano-Santa Margherita a Pasqua, quindi i primi di aprile, sotto il diluvio universale, ed erano 3 Zundap KS e un GS Zundap, che praticamente aveva lo stesso motore, per cui bastava cambiare rapporti ed era molto simile ad una moto da strada, quantomeno nelle prestazioni. E ovviamente non eravamo né preparati, visto che avevamo 16 anni, né eravamo equipaggiati, quindi a metà viaggio abbiamo dovuto cominciare a vestirci di sacchi della spazzatura, ovviamente stivali non ne avevamo, sacchetti del supermercato. Siamo arrivati a Santa Margherita che sembrava avessimo fatto la Parigi-Dakar e trionfanti, naturalmente accolti dalle ragazzine come eroi e di conseguenza alimentando il mito già vivente, insomma. Questo è un ricordo di uno dei tanti viaggi che feci, perché col mio in un anno feci poco più di 13.000 km, quindi vivevo sulla moto come tutti gli altri amici, insomma, ecco. Era il modo un po' per stare insieme a differenza di oggi, la moto era un collante importante.